Ragazzi, buongiorno, bentornati sul canale. Per chi non avesse visto il video scorso, siamo a Riobamba. O meglio, nel parcheggio di una struttura a Riobamba. Riobamba si trova lungo la Panamericana, direzione Quito, quindi direzione nord. Questa mattina ce l'abbiamo presa comoda perché, come potete vedere, sta piovendo. Però dalle previsioni abbiamo visto, perlomeno in teoria, nelle ore centrali dovrebbe migliorare la situazione meteorologica. Non dico che uscirà il sole, ma almeno viaggiare senza pioggia. Inoltre vi aggiorno in tempo reale sulla situazione Action Cam. Ieri abbiamo testato una nuova camera da zero, la Instago Ultra, perché volevo assolutamente provarla per diminuire il dolore alla cervicale. Quando siamo arrivati, per quanto tardi, ho scaricato i file e ho visto i pro e contro dei video. I risultati sono stati molto interessanti e per questo sicuramente video pippone dettagliato. Anzi, non so se vedrete prima il video pippone rispetto al video del viaggio. La moto era stata pulita, ma già guardate la situazione, per non dire quella dei nostri completi. Ma anche qua, come dico sempre, più siamo sporchi e più siamo belli. Anche se Sara non è proprio tanto d'accordo. E dopo 5 minuti di attesa vi lasciamo con il rumore della pioggia che è tornata. Una cosa che assolutamente voglio condividere, abbiamo cercato tanto online prima di partire: visitare l'Ecuador nel periodo attuale, quello della stagione delle piogge, dal nostro punto di vista, o perlomeno dal mio punto di vista, è come avere una bella donna, poterla vedere ma non poterla toccare. Ci siamo capiti? In teoria noi siamo sotto la linea dell'equatore, le stagioni dovrebbero essere invertite, ma per loro equatoriani l'inverno è questo, cioè lo stesso nostro italiano, quindi l'inverno diventa la stagione delle piogge. Adesso il nostro dubbio è su quale strada percorrere, perché qua vicino c'è il Chimborazo, la montagna, il vulcano più alto dell'Ecuador. Ci sarebbe una strada che lo circunnaviga, bellissima, ma con questo meteo, ragazzi, si arriva ad oltre 4000 metri. La neve non la troveremo di sicuro per via della latitudine, però capite che la visibilità, la vista che avremo, la vista che avrete, ha tutto poco senso. Ma noi torneremo nella stagione migliore, perché l'obiettivo è vederlo tutto questo mondo, sia nei momenti peggiori ma anche nei momenti migliori. Adesso però torno sotto. Hasta luego. Grazie. Muchas gracias. Facciamo salire Sara oppure la lasciamo qua. Adesso diretti a trovare un distributore di benzina. Giornata uggiosa, la stagione delle piogge non tende ancora ad affievolirsi, del resto siamo nel pieno ancora dell'inverno, come vi abbiamo già detto, che sarebbe poi l'estate, ma per loro per convenzione è la stagione invernale. Fare attenzione su questi San Pietroni perché scivola tantissimo. Architettura prettamente ispanica per Riobamba, che fu distrutta quasi interamente dal terremoto del 1797. Il mercato di Riobamba, famosissimo, soprattutto quello del giovedì di oggi, appunto. Vediamo se c'è un varco dove poter magari regalarvi qualche immagine. Considerato uno dei migliori di tutto l'Ecuador. Mercato che non ha paura della pioggia o della stagione delle piogge in generale perché è coperto. Trovato Petro Ecuador, anche perché non vi abbiamo ancora mostrato quanto costa la benzina qua in Ecuador. La super $3,50 al gallone, Quindi molto meno di €1 al litro. vamos, direzione Panamericana, con addirittura uno spiraglio di sole, dai! Ed eccoci arrivati, carretera Panamericana. Allora, sopra il rosso, poi verde, poi non lo so, adesso è solo rosso. Per un attimo abbiamo il verde con il rosso, poi il giallo che indica che sta per arrivare solo il rosso. ¿Pago acá? Disculpe, disculpe. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Allora, ora vi spiego tutto. Siamo arrivati, come sempre pensavamo che la moto non dovesse pagare, invece da qua in avanti si paga 20 centesimi di dollari.
scusate per il fiatone perché siamo al 2009 e che la moto sta cargata, è complicata. Sí, por eso le dije que se está haciendo aquí, porque difícil que dé la vuelta ahí. Gracias para comprender. Ok. Aspetta che ti do una mano, perché guardate Sara come è precisa nel riporre le cose. Ecco, sempre al limite per rompere la zip. Ok. Hasta luego. Buen viaje. Grazie. Quindi preparate sempre 20 centesimi di dollari da qua a salire lungo la Panamericana. Guardando sulla cartina, in teoria il Chimborazo dovrebbe essere proprio là in mezzo, avvolto tra le nuvole. Da cui capite la squallida metafora che ho fatto questa mattina sulle donne. Chiedo scusa, ma alla fine è anche la verità. Dai. Comunque vi lasciamo una foto al web perché la montagna, la cima, è sempre innevata. Pensate a passare con il cielo azzurro ed avere alla vostra sinistra un monte ad oltre 6.000 metri sempre innevato sull'equatore. Che spettacolo, ragazzi. Ma voi iscrivetevi al canale perché se tutto va secondo i piani ripasseremo quando speriamo ci dovrebbe essere un po' di sole. Siamo dunque en la Sierra, la zona montuosa, notoriamente zone più difficili, per questo attraversando i paesini la povertà ha preso un po' più piede rispetto a quello che abbiamo visto fino a Cuenca e a qualche disagio in più dovuto anche alla temperatura. Paesaggi disegnati dagli agricoltori. Questa è una zona che ospita in gran parte fattorie per la produzione di latte e formaggi. Guardate, ora dal 3006 stiamo scendendo in picchiata e questo ovviamente fa riscaldare tantissimo i freni dei camion. Non mi ha visto di nulla, che giustamente devono mantenere una bassa velocità per la massima sicurezza. Siamo nella comunità urbana di Tisaleo. Ed eccola dall'alto la città di Ambato, venendo dalla sua periferia. Praticamente si trova in una conca riparata dalle Ande, infatti stiamo scendendo a 2800 metri, sempre carretera panamericana. La prima volta che vediamo un po' di immondizia qua in Ecuador, quindi assolutamente per onor del vero non fa testo, anche se sarebbe sempre meglio non vederla. Si cuciono tende per strada. Questo è il viale delle tende, carpas ovunque, perché qui in Sud America funziona così: quando c'è un negozio magari di farmacia sono tutte farmacie, quando c'è un negozio che vende moto vendono tutti moto. Cioè, ma guardate che strada, stiamo andando al centro della terra, è coperta, non riusciamo a vedere, ma saranno 5 km che scendiamo sempre con questa pendenza. La città ha anche un passato rovinoso perché venne rasa al suolo nel terremoto del 1947. Posizione stranissima. D'altronde il territorio ecuadoriano è stranissimo di suo e si è continuamente in altitudine. E da Ambato iniziano a comparire le prime indicazioni verso la capitale Quito. Blocco stradale, probabilmente per qualche controllo. Addirittura qua 4 corsie, praticamente siamo Bologna-Parma, però lungo l'autostrada italiana mancano chi sventola la bandiera per dirti fermati, abbiamo tante cose che ti potrebbero interessare. A
Salcedo deve essere tradizione fare questo tipo di gelato che vedete sui cartelli, perché viene sponsorizzato e le ragazze invitano a fermarsi per assaggiarlo. Ho spento la camera, ma il tratto a 4 corsie è continuato per oltre 20 km e continua, ma ora noi andremo sulla destra perché la destinazione è quella della laguna Quilotoa. Non raggiungeremo la laguna questa sera, infatti ci fermeremo tra 44 km, ma controlliamo l'altezza, siamo a 2900 metri, da qua in poi si dovrebbe sempre salire di quasi 1000 metri. Si sale costantemente, guardate sul navigatore, ma soprattutto guardate in fondo. Praticamente la Panamericana si trova sulla vallata, quindi hanno costruito la strada nel territorio più favorevole. Siamo già a 3355. Dai, non viene nessuno. Questo è il panorama da cui possiamo godere dall'alto dirigendoci verso la comunità indigena di Tigua. Sta succedendo come succedeva in Bolivia, la strada dei Perri. Sono proprio una comunità che vive lungo la ruta. Forse semplicemente vogliono godersi questo panorama. Cioè ragazzi, io ho le lacrime agli occhi, guardate il perro. Ogni 100-150 metri abbiamo incontrato un cane fermo, tranquillo, che guardava moto, auto. Non so se questa cosa commovente sarà terminata, lascio ancora la camera un po' accesa. Eccone un altro. Se sono carini. Man mano che si sale la temperatura sta scendendo. Che spettacolo! Sì, sono tornati! Los perros! È incredibile come si organizzino in comunità, quasi sul tetto del mondo. Cambio postazione e là, guardate intanto che meraviglia. Quasi 3,8, la temperatura è scesa tantissimo, inizio a sentire freddo sulle dita e ovviamente la testa leggermente più pesante. Però oramai ci conoscete e questi tra virgolette sforzi a noi piacciono tantissimo, ci danno tantissima adrenalina, una soddisfazione enorme. Faccio fatica a descriverla anche senza fiato. Guardate dove siamo, con la nostra moto, grande Tenerone. Vento sicuramente lo sentirete dal microfono, è cresciuto tantissimo. Altri due amici. Secondo me hanno bisogno di coccole, perché praticamente un territorio un po' ostile, c'è pochissima gente, quindi densità abitativa bassa, che passano all'interno delle loro scatole di lamiera, oppure magari due scemi come noi in moto. L'aria è completamente cambiata, adesso sta facendo freddo. I lama mi chiedo se siano stati abituati a ricevere cibo da chi passa, da quelle poche persone, anime che passano da queste parti, perché si mettono un po' sull'attenti, quindi probabilmente aspettano qualcosa. E dove c'è poco, secondo me, aumenta la condivisione, probabilmente per questo. Ecco dove vi stiamo portando, nelle altissime terre andine. Ragazzi, ma dove siamo? Dove siamo? Quante moto con targa italiana saranno passate di qua? Domanda stupidissima, ma al tempo stesso ti fa un po' percepire la distanza per noi italiani, il luogo remoto, un po' anche l'amore per la moto, l'amore per quello che stiamo facendo. Magari per qualcuno sto blaterando, magari manca l'ossigeno al cervello, sicuramente. Magari ci prenderemo anche un acquazzone, la temperatura è scesa a 9 gradi in questo momento. Cioè, se non tengo vivo il culo della moglie, ragazzi, io non so chi lo fa. Queste sono prove per il fisico, che servono per mantenere il fisico bello tonico. Dai, 3,898, 3,902. Che locura, che locura. Dovrei cambiare i guanti con quelli invernali, ma teniamo duro. Però approfittiamo dei comfort della Tenerone e accendiamo un po' le manopole. Dai, tocchiamo i 4000, dai. Che vento qua. Ok.
Eccolo, 3,995. Grande Tenerona, 4.000 anche per te. Qui l'asfalto è messo veramente male, quindi attenzione. Al contrario di tutte le terre andine che abbiamo visto, queste sono le prime ad essere coltivate, segno che la latitudine gioca il suo ruolo e quindi è possibile coltivare. E all'ennesima curva questo è il panorama dall'altro lato. Siamo davvero sul tetto del mondo. Ci siamo quasi. Bienvenido alla Galleria de Artesanías de Tigua, perché da circa gli anni 70 la comunità indigena ha sviluppato un'importante arte naif in queste zone, che poi si è fatta conoscere a livello internazionale, esponendo anche in Europa. 11 km all'arrivo, siamo a 4.000, dovremmo scendere a 3.700. Poi voglio vedere chi di voi verrebbe a passare la notte con noi a 3.700. Dosso, ok. Perro, altro perro. Dammi un 5. Sì, so carino. È un luogo spettacolare, incantato. Sembriamo all'interno di una favola, se non fosse che siamo svegliati dalla temperatura rigidissima. È verissimo, i luoghi danno il massimo fuori dai circuiti principali. Quando inizi a battere strade poco transitate, raggiungi luoghi particolari che nel 90% dei casi, per non dire 100, ti lasciano a bocca aperta. Soprattutto per noi che veniamo dalla realtà italiana, perché questo non è un dettaglio da trascurare, è proprio la differenza che ti attira. Che panorama spettacolare, è bellissimo, questo mondo è bellissimo. Se solo sapessimo come viverci in comunità, condividendo ogni cosa con le diverse specie di esseri viventi. 2,6 km all'arrivo e vedo al navigatore che la nostra struttura dovrebbe trovarsi qua in fondo, perché dobbiamo lasciare la strada principale per la destra. Allora lascio la camera accesa così venite insieme a noi. Dovrebbe essere dopo il ponte, non so se sarà una strada sterrata. Allora qua sulla destra, eccola in fondo, leggo Tigua Rumichaca. Ci siamo, quindi siamo vicinissimi al Rio de Tigua, il cui ponte abbiamo appena superato. Ecco, immaginavo che il percorso fosse sterrato, quindi speriamo di non trovare tanta pioggia domani quando ripartiremo, ma non oso pensare il luogo dove dormiremo, perché ci hanno detto che il cibo lo producono loro. Sembra che siamo all'interno di un quadro, all'interno di un dipinto. Attenzione che qua è tutta terra, piano, non è tantissimo ripida, ma già tornare non sarà facilissimo. Comunque pregate per noi che domani non piova, ma soprattutto guardate qua in fondo, oh madre Dios. Piccola prova prima di arrivare. Piano. In questo caso, quando mi dite Francesco sei bravo a tenere la moto dritta con questo peso, ricordatevi sempre, ringraziamo le sante TKC80. Pensate qua cosa possa diventare con la pioggia. Ok, dai, sperando che non peggiora, perché abbiamo ancora 800 metri, però quello era un avvallamento, quindi queste cose capitano sempre nei punti in cui l'acqua ristagna. Ma ora, senza che lascio le mani dal manubrio, per il motivo che potete capire bene, vai con la frase: dove minchia vi portiamo? Ecco ragazzi, ripetiamole insieme: dove minchia vi portiamo? Considerate che non sappiamo neanche noi dove andiamo, quindi la nostra scoperta è in sincronia con la vostra. Oh, piano qua, piano. Se il contenuto vi dovesse piacere, noi vi ricordiamo comunque di lasciare un mi piace. Non è che dovete lasciare un mi piace perché noi ora stiamo tribulando, perché il contenuto vi dovesse piacere, come ha detto Sara. Sperando che possiamo rimanere in piedi sulla moto. Attenzione, passiamo di qua che c'è un po' meno acqua, però cavacca.
Ho appoggiato lo stivale e l'aderenza era minima. Il vostro sostegno per noi è fondamentale, siete voi fondamentali per noi. No, siamo noi che siamo fondamentali per loro. Mettiamo i puntini su lei. Non peggiorare qua, per favore, non peggiorare. Allora, non so se... Ma dove minchia è? Lassù, Tigua. Sì, ma dove si va? Oh. Forse qua c'è l'ingresso. Siamo proprio immersi nella natura, nel campo, come dicono qua. Posada de Tigua, eccolo qua. Eccolo qua. Piano. Qua è un disastro la strada. Ci proviamo. Ma dove siamo finiti? Ad accoglierci caprette, asinelli, i lama. E poi io ho anche chiesto, è sicuro per la moto? Ma qua chi minchia la tocca la moto la notte? Ci siamo, credo saremo gli unici ospiti. Che posti! Ah, già che perro! Ok, ragazzi, benvenuti insieme a noi. Come poteva mancare? Arrivati. Andiamo a scoprire questo posto folle. Hola! Hola! È stata dura, mi ha detto Sara? Per voi è stata dura? Scrivetelo nei commenti. Buenas tardes. Sara. Sara, un gusto. Francesco. ¿En qué les puedo ayudar? Y nada. Ahora descargamos las bolsas. ¿Ustedes tienen reservación aquí? Sí. Sí, Ya. Ustedes están con Freedom. reservamos con WhatsApp. ¿Puede ser? Ah, no me han avisado. ¿Hablaron con...? ¿Tiene disponibilidad? Sí tenemos disponibilidad. ¿Se puede comer acá? Claro que sí. En el precio que les dio, no sé qué precio les dio, pensaría que mi hermano Felipe. 52 y 51 Perfecto. dólares. Perfetto. Me dan un segundo nada Sí, más. claro. Si gustaría pueden pasar, por favor. Ah, podemos esperar, no hay Claro che problema. Grazie. Noi avevamo prenotato con WhatsApp, forse abbiamo parlato con il fratello, non sappiamo, lui non aspettava nessuno. Come al solito tra hermanos, la comunicazione. Nada más. Si è allarmato anche il perro. Ma soprattutto ragazzi, ma vi rendete conto dove vivono? Cioè siamo a 3,7, 3,8, poi controllo subito, attivato piano con i movimenti, anche perché non abbiamo fatto pranzo, sono le 4:24 di giovedì 12 e siamo più bassi, siamo scesi 3.460, quindi dai, non è proprio altissimo, solo che il problema sarà per la notte, che la notte è sempre un po' più complicato, ma una cosa che quest'anno stiamo vivendo, siamo sempre in quota da tempo, tutto l'Equador sarà in quota, perché poi domani andremo a Quito e Quito si trova a 2,8. Quindi siamo sempre sopra i 2,6, 2,7 da 20 giorni a questa parte e a Quito saremo diverso tempo per lavorare. Quindi, come dico sempre, invece di andare in palestra, venite con noi, vi facciamo tornare in forma, in mezza forma come siamo noi, non siamo in formissima. No, in formissima no. Adesso però Assolutamente facciamo no. anche arrabbiare i personal trainer, ma no, non ci paragoniamo al vostro lavoro, assolutamente. Però guardate la catapulta di Sara, capite che per fortuna non si è fatta male, per fortuna. Es un clima súper fuerte. Super Sì. freddo. Sí, La súper fuerte, duro. naturaleza. Sí. Però la naturaleza è spettacolare. Sí, es muy bonito. Aparte de eso, es súper tranquilo. Aquí Io credo che en toda la casa no tenemos llave. Sí, pasa siempre abierta la casa. non tiene ladrone a casa. En los vehículos están todas las llaves en los carros. Entonces no hay problema aquí de ladrones, de esas cosas. È una vita muy differente de Lima, de Sí. Quito, de... Sí, aquí Muy en ciudades diferente. grandes tenemos ya bastante problema. Sí. Cuando nos hacen una reserva, se les dice a las personas o a las agencias que les expliquen a dónde vienen. Claro. Entonces saben que vienen, esta es una hacienda rústica, ¿sí? Yo soy la tercera generación aquí en casa, Tercera. tercera generación aquí en casa. Entonces, Felicitaciones. gracias. Aquí pasamos con ropa del trabajo. Claro. Aquí no tenemos empleados. Aquí Nosotros somos, también, pero... aquí hacemos nosotros todo, manejamos maquinaria, pintamos, construimos. Todo. Sí. Por la comida, que ¿Cómo hacen? También nosotros, Todo lo nosotros. que Sí.
Katy, la chica que le vieron aquí, Juliana que está dentro, esas son dos chicas indígenas que viven por aquí, por el sector. Entonces nos dan una mano aquí en casa. Ford spaziale, non mi nego che mi piacerebbe averlo. Mi gusta mucho esto. Este es un Ford F600 de 1972. Ahora se puede Está ascender, ¿eh? funcionando. ¿Sí? Sí, pero tiene un motor diésel y frontales y transmisión de un F900, de un Ford 9000. Questo si potrebbe anche camperizzare. Gomme gemellate. Ella es Anita. Ya, Dominga, por favor. Venga, Anita. Venga. Anita. Il perro tiene hambre. A ella le encanta la zanahoria. Toma, Anita. L'altro perro è innamorato di Sara. Sí, justo les comentaba, Dominga tiene problemas de gluten y dermatitis en la piel. Ah. Dominga, oye, Dominga, vamos por acá. Nos vamos a mojar un poquito los zapatos. Vamos. ¿De dónde vienes tú? ¿Ah? Ya. Aquí tenemos alpacas y la negra es llama, es una llama macho. Estamos domesticándolas. Todavía están, no nos podemos acercar mucho. Y los animales tenemos que tenerles amarrados porque se van a los cultivos de los vecinos o a nuestros cultivos. Él es Bachán. Guardate ragazzi, guardate, Quisieras sì. intentar darle un poco carina. de sal. Ti gusta? Che bella immagine, Sa, sei circondata. Puede morder. Esta sal mineral es para, especialmente es para chivos y borregos. Guardate Sara come è attenta. Ma ci piacciono lo stesso, los burritos. Quando gli piace la zanahoria, mamma mia. Però anche a me piace tanto, eh. Quasi che c'ho fame, me ne hai un pezzo pure a me, sa. Cioè, noi ne abbiamo fatto pranzo minimamente, sono le 5:30. Intanto giro panoramico per farvi ascoltare il silenzio. Ehi amico, ti gusta la camera? Sara in mezzo ai suoi simili. Ahora estamos cambiando con ellas que son solo de carne. ¿Les gustaría dar sal? Despacio. Tiene, sta cuidato col dedos. Cuidado, cuidado. Guardate intanto di fianco a me, guardate, 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 eccolo qua, eccolo. E sotto los perros, è un melting pot. Ehi, che bel muso. Bellissimo il pelo, anche tu hai le punte come lui. Todos los perros tienen casa, entonces salen a las 7:30, 8 de la mañana a la carretera. A trabajar. Esperan, sí, a comer. Todos esperan que, por lo general es el turista nacional, a raíz de la pandemia los enseñaron a darles comida. Esperan ahí hasta las 5, 5:30 de la tarde y retornan a las casas. Allora abbiamo capito l'arcano del motivo per cui i cani sono lungo la strada dopo la pandemia. Dalla mattina alle 8 fino alla sera alle 5:30 praticamente hanno l'orario da lavoro, si mettono lungo la strada, aspettano turisti, persone che passano, che gentilmente lasciano loro una comida, qualcosa da mangiare. Ora hanno solo 4 bambini alla scuola, mentre prima ne avevano 150, sono tutti emigrati. Moltissime famiglie indigene stanno emigrando soprattutto verso gli Stati Uniti, non stanno facendo una grande vita perché vivono ammassati, però stanno guadagnando probabilmente un po' di più di quello che avrebbero guadagnato qui, chiaramente non però con un grande stile di vita. Peccato. Ci sono anche anatre e oche, ci tiene Paolo a specificare, qui non le mangiamo, ma non per un legame così tanto affettivo con loro in particolare, ma perché non è usanza mangiare lo spatos, cioè mangiare questo tipo di animale. Pero chuleta no es para comerla. Questa è la razza famosissima pata negra che in Europa costa un mare di soldi. Ci hanno detto che Maura è nata cieca, quindi la trattano come un perro perché praticamente lei si orienta solo con le voci. Guardate, guardate.
Mi ha appena detto che questa macchina l'hanno importata da Miami, è 6.200 di cilindrata, un F250 custom, il consumo ovviamente è basso, 9 km con un gallone sono 3,7 litri. Hola, Mucho gusto. Esteban. Francesco. Depende, por ejemplo, la gente indígena del Ecuador, ellos viven muy diferente. Por ejemplo, la vestimenta de ellos es diferente, ¿sí? La cultura dentro de la casa es muy diferente. Ellos viven con animales dentro de casa, sí, sí, con algunos animales dentro de casa, especialmente en las cocinas tienen cuyes, ¿sí? Y ellos comen algo y botan ahí la comida, y los cuyes comen ahí. Así son la gente indígena. O hacen fuego dentro de su casa, ¿ya? Pero depende mucho de la cultura que tenemos nosotros. En el sector de la costa, por ejemplo, especialmente Esmeraldas, Hay afro, ajá, es otra cultura muy distinta. Entonces el Ecuador tiene varios tipos de cultura, En el ¿no? mundo. Non tiene coca, No. non se puede. No, estamos un poco altos. Lo que tenemos es amapola, pero como mala hierba. Porque acá la coca non vive, Claro, por altura no tenemos. necesita mucho calor. Ya más, o sea, más abajito, digamos, por el Valle del Chota. Verás que vas a salir. I don't know nothing. No sé nada. ¿En dónde dices que teníamos? Buenas. La cocinera. Ovviamente tutta roba di casa. Y ahora vamos a cortar. Por lado. Disculpen que me. Este es el queso para mañana. Normal. Sí, sí, sí. El queso de nosotros es un queso fresco. Ahora hacemos y mañana en el desayuno van a comer ese queso. La cocinera all'opera. Perfecto. Muchas gracias. Ahora vamos a esperar unos 5 minutos hasta que se separe lo líquido de lo sólido. Mientras esperamos, nos vamos a tomar un canelazo en la mesa de aquí, por favor. Canela, maracuyá y un poco de licor de caña de azúcar. ¿Les sirvo con alcohol o sin alcohol? Per me con alcol. Perfecto. Noi che non mangiamo da questa mattina alle 8 con un po' di alcol. Tanto vi faccio vedere il colore, che è tipo una cioccolata un po' più liquida. Sembra un odore quasi di mela cotogna e l'odore fruttato del maracuyà. Incredibile. Allora, fuori era freddissimo, qua dentro è caldo, con questo alcolico, anche caldo, cagotto sicuro. Todo. ¿Hay también un poco de membrillo? No. No, Parece un poco Parece un poco. parece un membrillo. Sembra un po' melacotogna con tanto alcol, perché l'alcol mi hanno detto arriva a 70 gradi, quindi mix temperatura altura, ragazzi, se capota. Facciamo anche il formaggio in diretta, vediamo la differenza tra Ecuador e Italia. Todo esto cabe aquí. Entonces tomamos un poco, ¿sí? Y vamos a presionar un poco, nada más, solo una igualada, ¿sí? Vai la cocinera. Es un queso fresco. Ahora hacemos y mañana en el desayuno vamos a comer este queso. Quindi vedi di fare un buon lavoro perché domani ce lo mangiamo, eh? Estas tablas tienen alrededor de 70 años. Cioè, la tavola ha 70 anni, ragazzi. Guardate com'è fatta, vedi? Ha questo scolo e sotto ovviamente c'è il secchio che recupera tutto. Ce la vedete la cocinera a fare questo lavoro in campagna? Y está listo el queso. Para mañana el desayuno vamos a comer este. ¿Podemos lavarnos las manos? Por favor, No, sigan. se come sin Sin lavarse las manos. Usted muy sucia. Soy muy sucia. Con moto soy muy sucia. Qua le cocinere stanno trabajando. Este es el postre. Tomate de árbol en almíbar. Después vamos a provar. Claro que sí. Addirittura abbiamo un jukebox originale. Quanti anni tiene? Más o menos unos 70 años. E addirittura abbiamo anche il secondo, prima una cofana di riso e poi 2 cosciotti come le gambe di Sara.
Ragazzi, è ubriaco dal cannelaso, che è a base di liquore, ho sentito prima, di canna da zucchero, che è quasi come una grappa, 65%. Buon proveggio, perché l'odore veramente promette bene. E niente, sembra quasi un piatto italiano. Pochissimo. Tornati in camera, sono le 7:15 di sera, perché qua alle 8 si va a dormire. Ovviamente non c'è nulla di nulla intorno, e che dire ragazzi, non potevamo lasciarvi con la sola cena, perché qua non è tornare agli anni 50. Considerate che qua dentro in camera nostra, a parte che non c'è la serratura sulla porta, ci saranno 10 gradi, ci hanno messo il riscaldamento che avevano i nostri nonni dentro al letto. Sì, ci hanno avvertito che sarebbero entrati nella nostra camera e ci avrebbero portato la borsa dell'acqua calda, che adesso vi facciamo vedere. Eccola qua. Ah, ma proprio borsa dell'acqua calda classica. Sì, claro. Penso che gusterà molto dentro al letto. Ma soprattutto tu che vuoi sempre andare a Versailles, guarda dove ti ho portato. Ragazzi, se c'è un posto agli antipodi di Versailles è questo qui. Però ragazzi, che fascino, mi sto ricredendo. Una capatina a Versailles la farei un giorno, però ragazzi siamo felici, non lo sappiamo perché. Sì, abbiamo riso tanto anche stasera, perché abbiamo rivisto la mia caduta, quindi abbiamo sorriso tanto e siamo anche tanto felici. Un po' d'alcol. C'è un po' d'alcol, siamo stati a contatto con gli animali, è quella vita semplice che poi alla fine ti rendi conto che ti basta. Ovviamente è una vita complicata, noi qui siamo una notte, due, sapete benissimo, non vogliamo essere ipocriti, è una vita difficile, però è una vita che al tempo stesso, guardando gli occhi dei proprietari, vivono bene. L'unica cosa è che mi sentite anche qua, ci sentite con il fiatone, siamo stanchi, perché a 3500 metri non è semplice guidare la moto, la pura che piova e che non riesco a uscire anche da qua, perché per arrivare l'avete visto, quindi dormi anche un po' con l'ansia. Noi come sempre non prendiamo nulla per l'altura, questa sera ci siamo fatti un po' d'alcol, quindi forse ci aiuterà anche a dormire. Domani si riparte, faremo il giro della laguna, sempre una strada interna. Abbiamo chiesto ai tipi della struttura, mi hanno detto vai tranquillo perché è bella la strada. E come l'abbiamo trovata? Tante volte ce lo chiedete, ma ragazzi, come trovate questi posti? Noi volevamo visitare la laguna Quilotoa per uscire un po' anche dal circuito turistico, perché come detto anche prima in moto le zone più belle sono quelle più remote. Qua intorno non pensate che ci sia qualcosa di meglio. La vita è questa, punto. I fratelli ci hanno dato anche qualche suggerimento per le prossime tappe dove vi vogliamo portare. Speriamo di riuscire a portarvi, se non adesso, quando torneremo dalla Colombia. Vi diciamo solo posti folli veramente, che se vai in agenzia neanche sanno che esistono posti del genere, in mezzo all'Amazzonia, in mezzo agli animali. È difficile arrivarci, quindi da capire anche con la moto come fare, perché bisogna lasciarla. Abbiamo sempre questo, tra virgolette, legame a livello embrionale con la moto, perché meno male lasciarla fai sempre fatica per i bagagli, non è facile, anche perché tra poco vedrete vi porteremo in un altro posto che per organizzarlo da casa sembra tutto facile, ma torno a dire che devi studiarla bene, perché appunto a livello logistico ci sono tanti dettagli da valutare. Speriamo di potervi portare, speriamo di riuscire a viverlo tutti insieme. Questo è quello che proviamo a fare. Lasciate un mi piace se riuscite, lasciate un mi piace se vi piace. Fate una capatina su Patreon per vedere quello che vi stiamo offrendo. Capisco benissimo che l'abbonamento è un limite, è una barriera, però se guardate cosa offriamo è molto interessante anche per farvi guadagnare. Sembra una frase fatta, ma valutatelo perché ne vale la pena. Noi ve lo diciamo solo per mettervi a conoscenza. Può capitare che ci dite, ma non l'avete detto mai. No. Noi ogni tanto ve lo diciamo, e adesso vi diciamo anche buonanotte. Veramente, che siamo cotti, ho gli occhi fritti, ma non me ne frega nulla di questo, perché l'importante è vivere a pieno, sempre. E l'importante è aver partecipato a questa giornata mitica. Buonanotte ragazzi. Ciao ragazzi.